My name is Bonf, Alex Bonf, l'agente segreto per niente al servizio dei territori dell'antica contea di Gorizia. Non abbiamo oggi la solita maglietta, ma abbiamo quella che ci ha dato l'organizzazione del Festival del Folklore edizione 2025. Fra poco nel gloriette che vedete alle mie spalle inizia la conferenza stampa di presentazione di questa edizione che sappiamo per frasi carpite sarà un'edizione monstre e forse ci confermeranno che la parata della domenica non ci sarà più, sarà spostata al sabato sera. Ma sentiamo adesso quello che ci diranno in conferenza stampa e vediamo se quello che abbiamo sentito era vero. Sit down. Senza presidente noi non possiamo. No. No, davvero non siete in meno, fai finire tu questa perché io sto perché io hai 10 mesi no, l'ordine del sindaco, seduto. Allora, prego. Buongiorno a tutti, benvenuti alla conferenza stampa di presentazione di un appuntamento storico per la città di Gorizia, la 53esima edizione del Festival Mondiale del Folklore. Grazie a tutti i presenti, ai tantissimi volontari e volontarie che sono presenti e agli operatori dell'informazione che sono intervenuti. Partiamo con il saluto del sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna. Ecco, tu sei in piedi e perciò sono condannato anch'io per parlare in piedi. Oh, dovete parlare in piedi anche voi, non è che se io faccio brillante in piedi e voi state seduti dopo, so già come va a finire, no? Dottor, grazie a voi. Il primo grazie, prima ancora che ai media, perché è facile arrivare qui, scrivere, no? Quello che gli altri hanno fatto. In realtà un grazie a tutte queste magliette presenti e anche a coloro che collaborano con Ethnos, con la nostra, che collaborano con Gorizia e che in questo momento non indossano. Tantissimi sono i volontari, ce lo dirai tu, grande presidente, quanti sono. È un qualcosa di storico. Sappiamo che non è la presentazione di un evento, ma è la presentazione di uno degli eventi fondanti la Capitale Europea dell'Agricoltura. Quando noi 8 anni fa, abbiamo iniziato a scrivere un po' alla volta, riga dopo riga, paragrafo dopo paragrafo, pagina dopo pagina, il programma, il beatbook, la bozza ancora appunto del beatbook per la candidatura appena della Capitale Europea dell'Agricoltura. Questo era uno degli eventi che dimostravano le radici, la cultura, la storia del nostro territorio, perciò non un qualcosa che andavamo a inventarci per la circostanza, per accreditarci nei confronti della Commissione Europea come luogo in cui paesi, nazioni, perciò cittadini, culture, lingue diverse si incontravano recentemente, ma un qualcosa che nasce soltanto 58 anni fa. Io non ero nemmeno nato, sindaco bugiardo, adesso torno sindaco sincero, ero nato, dai, stai in fiere di piccia, dai. No, è che io per anni, io quando trovavo queste cifre pensavo si riferissero a chilogrammi, adesso torno a ragionare in anni. 58esima parata, 53esimo Festival Mondiale, 49esimo Congresso di Tradizioni Popolari, sono cifre che fanno davvero tremare i polsi, come più di una volta ti ho detto, quando hai rilevato questa responsabilità, certo che è stata una grande sfida, però era un qualcosa, non è un qualcosa da poco che uno dice ma chissà se lo faccio o no, è come prendere una fiaccola olimpica, sai che correrai 1000 rischi, 1000 difficoltà, però è un qualcosa di epico per la città nel vero senso della parola. Hai saputo prendere perciò questa fiaccola e sei riuscito a portarla dove Sergio Piemonti e chi insieme ai suoi collaboratori prima di lui avrebbero sperato di portarla, perciò grazie da parte del comune, grazie da parte della città per quello che tu insieme a tutti i tuoi collaboratori avete fatto in questi anni e che farete, non è che sia, e che farete nei prossimi anni, perciò siamo ormai è già dall'8 febbraio che io dico siamo agli sgoccioli della Capitale Europea della Cultura, no, perché 2020 tra Gorizia e Nuova Gorizia da gennaio a 31 dicembre sono tanti. Noi sappiamo che il 31 di dicembre comunque ci sarà, il calendario gregoriano ci insegna che comunque ci sarà il 31 di dicembre, la domanda che ci poniamo tutti è come arriveremo al 31 di dicembre, se arriveremo, no certo che arriveremo,
e come arriveremo in termini di stanchezza, non in altri termini. Perciò Gorizia nuovamente sarà davvero una grandissima kermesse, poi è bellissimo, è un palcoscenico aperto Gorizia, no? In quei giorni lì, e naturalmente anche tutto il territorio che viene coinvolto, non soltanto la città, una kermesse con tantissima gente, abiti diversi, culture diverse, gente che si parla, chi sa l'inglese bene, chi usa l'interprete, gente. E poi quello che è stupendo, bellissimo, non me ne vogliono, ci sono a Gorizia, come sai Fabri, tantissimi convegni, conferenze, dibattiti, per carità, perciò sono assolutamente importanti, tu quante ne partecipi a settimana, però c'è una differenza stupenda, al convegno, al dibattito, alla conferenza sono tutti, arrivano lì, tristi, seri, parlano, e poi invece questa kermesse è una kermesse di sorrisi, di simpatia, di chiasso, no? Quando fanno baldoria, quando a microfoni spenti. Sandro, interrompi un attimo Grazie amico. No, nel senso quando fanno gli assaggiatori di vino, assaggiatori, no? Taste. Perciò è davvero è una sorta di vacanza per tanti, che perciò diventa un momento importantissimo, anche perché nascono delle relazioni epistolari dopo via mail, ecco, interpersonali stupende. Sono persone che perciò si conoscono a Gorizia e coltivano queste amicizie anche per gli anni futuri. Perciò grazie per quello che avete fatto, e perciò con grande ansia, con grande aspettativa. No, beh, ansia sì, perché è sempre una cosa bella, ansia nel senso che sappiamo che ci sarà un grandissimo evento riproposto non soltanto alla città nostra, non soltanto a Nuova Gorizia, ma a un territorio molto più ampio. Perciò so che, come siete abituati a fare, continuerete a stupirci con gli effetti speciali. Grazie Presidentissimo. Grazie Sindaco. Grazie agli sponsor, ovviamente. Dopo è scontato. E grazie anche ai media. Dopo si sentono offesi, non scrivono niente. Permalosi i media. Un grande lavoro di squadra. Ecco, sottolineiamo ancora una volta un'edizione che dal 27 al 31 agosto sarà protagonista nella città di Gorizia e per tutta la regione. E a proposito di regione, io cedo la parola al consigliere regionale e presidente della quinta commissione permanente cultura, Diego Bernardis. Grazie. Grazie, buongiorno a tutti. Naturalmente, come detto, io vi porto il saluto mio personale del Consiglio regionale della regione. Ringrazio Stefano, il presidente, ringrazio l'associazione Ethnos che organizza così in maniera eccellente, come ha ricordato il sindaco, e in maniera naturalmente molto affascinante, direi, questa nuova edizione del Festival Mondiale del Folklore. E dico, prendendo spunto dal sindaco, come ha ricordato leggendo naturalmente il volantino, 58esima parata, quindi 58 anni che si svolge la parata, ma 53 che si svolge il Festival Mondiale del Folklore. Ecco, io non sono come il sindaco, sono coetaneo del Festival Mondiale del Folklore. Quindi detto questo, volevo solo dire che sono numeri importanti che stanno a significare che naturalmente nel tempo questo tipo di manifestazione, questo tipo di evento ha saputo rinnovarsi, e tutto questo, come è stato ricordato, grazie anche alla collaborazione dei volontari, alla collaborazione di tutte le associazioni e di tutti gli enti che partecipano a questa manifestazione. La Regione naturalmente supporta e sta vicino e continuerà a farlo. Mi permetto anche di dire che naturalmente naturalmente non vogliamo mancare di rispetto al passato, ma soprattutto con le nuove edizioni sotto la presidenza di Stefano abbiamo avuto una sorta di rinnovamento e abbiamo visto nei numeri, nella partecipazione, volevo rifarmi allo slogan "Costruiamo ponti fra gli uomini e fra i popoli", che bene sposa effettivamente quella che è la voglia della gente che partecipa, dei turisti, di tutti quelli che soprattutto in quest'anno della capitale europea della cultura sono qui sul territorio, e durante la parata di fine agosto, durante il festival di fine agosto, tra l'altro oggi vedo che c'è una giornata in più, quindi complimenti, avete fatto un lavoro ancora più naturalmente proficuo. Sono così attenti a vedere non solo la sfilata, ma anche appunto a costruire amicizie, a costruire sinergie e a costruire ponti. E di questo devo ringraziare anche il presidente Degano, perché
Avevo avuto modo già di dire qualche anno fa, se non sbaglio, che è stata una felice intuizione anche quella di mettere in sinergia tutti gli eventi regionali, perché ricordiamo che sono 5 appuntamenti regionali iniziati a luglio e che termineranno proprio col Festival Mondiale del Folklore qui a Gorizia. Quindi, che dire, noi come Regione vi continueremo a supportare, vi saremo vicini, non solo dal punto di vista del patrocinio, vedremo anche di continuare a supportarvi dal punto di vista economico, naturalmente. Quindi buon Festival Mondiale del Folklore a tutti e un invito naturalmente a partecipare, a tutti quanti, a venire e a vedere quanto c'è stato di impegno da parte di coloro che hanno organizzato questo festival e quanto bello è vedere i costumi, le tradizioni e naturalmente tutti coloro che parteciperanno dei gruppi folcloristici. Grazie a tutti. Grazie mille al consigliere Bernardis, lo ha anticipato, di fatto lo ha annunciato lei. Do la parola a Claudio Degano dell'Unione Folcloristi del Friuli Venezia Giulia. Si sente? La batteria. Alza un po'. Parla più forte. Vai. Chiediamo scusa per l'imprevisto, il bello della diretta. Prego. Bene, buongiorno a tutti, buongiorno Presidente, io la ringrazio per l'invito in questa splendida cornice. No, è un ragazzo, no, mi rifaccio alla battuta di prima, perché chi era quasi del 58, chi nel 58 è nato, io avevo un anno e partecipavo già alla prima sfilata in carrozzina. Perciò sei tu più giovane di me. Sì, no, basta, no, piantatela. allora, come vedete abbiamo la cornice giustamente del folklore, tradizioni popolari, insieme anche al cartellone del Festival del Folklore in Friuli Venezia Giulia, e non a caso ero seduto vicino a Diego Bernardis, perché appunto questa felice intuizione ha portato i suoi frutti. Ha portato i suoi frutti perché la nostra regione diventa il momento di tradizione, ma non solo tradizione popolare, ma di territorio. Territorio che la nostra regione dimostra con le sue peculiarità, con tutte le sue iniziative, che il Friuli è una terra di accoglienza. Una terra di accoglienza e, come diceva, da luglio e si terminerà ad agosto con Gorizia questa grande kermesse. Una migliaia di persone che provengono da tutto il mondo a conoscere la nostra cultura, le nostre tradizioni, ma soprattutto la nostra ospitalità. Ringrazio nuovamente la Regione e, come dico, nella persona di Diego, perché grazie a questo sostegno l'Unione Folcloristici del Friuli Venezia Giulia può in qualche modo dare una mano a tutte queste iniziative che speriamo vengano continuamente e magari ampiamente sostenute, perché sappiamo che sono molto in sofferenza. Grazie e vi aspettiamo tutti, ovviamente, non solo Gorizia, ma anche nelle prossime manifestazioni che sono già in corso ad Aviano. Continueranno poi col Festival dei Cuori e per terminare con questa grande kermesse a Gorizia. Mando. Grazie mille. Segnalo la presenza anche di un ragazzo che di folklore forse qualcosa si ricorda, no Maurizio Negro? Ma forse qualcosa ti ricordi ancora, nonostante la tua età? Qualche ginocchio scassato. Di Gorizia è presente il consigliere d'indirizzo Roberto Marinelli, cui cedo la parola. Dell'invito, forti saluti della Presidente Martini, che non è potuta essere presente per concomitanti impegni. Ma anche lei si intende di folklore? Molto, è sempre molto vicina proprio come persona e proprio come suo carattere e le sue diciamo, fondamenta, tra virgolette, monisi. Però tutta la fondazione è ovviamente sempre stata vicino all'evento. La fondazione ovviamente contribuisce con grande aiuto ed è sempre a disposizione, sempre vicina a dare una mano. Questo lo è adesso e lo sarà anche ovviamente in futuro per tutte le ulteriori iniziative che verranno ovviamente fatte. Io mi colloco in mezzo al sindaco nelle comunità tra i vari. Comunque sempre meno di me. Sempre meno di lei, ma più del consigliere regionale, quindi sono una via di mezzo. Allunghiamo la vita. Quindi mi colloco là. Quindi io non posso far altro che farvi tanti complimenti per tutto quello che state facendo e quello che ovviamente farete.
a tutti quanti, a tutti coloro che ovviamente collaborano e che garantiscono, ovviamente, che permettono la realizzazione di questo bellissimo evento, che ormai è ovviamente diventato un punto di riferimento della fine estate goriziana, che effettivamente colora, come diceva il sindaco, la città, ravviva da un certo punto di vista, ed è una cosa, a mio modo di vedere, estremamente utile e importante, a maggior ragione quest'anno, che è un anno particolare per Gorizia, quindi con l'auspicio che possa portare ulteriori persone, quindi ulteriori risalto alla manifestazione prima di tutto e poi alla città in seconda battuta. E quindi da questo punto di vista non posso far altro che fare i complimenti, augurarvi un grandissimo in bocca al lupo e ovviamente sperare che ci sia la massima partecipazione. Grazie. Grazie mille dottor Magnelli. Adesso la parola al presidente regionale di Confcommercio e consigliere della Camera di Commercio della Venezia Giulia, Gianluca Madrizzi. Gianluca, al quale chiediamo brevità. Seguirò le parole del sindaco, quindi calco quello che ha appena detto, no, scherzo. Purtroppo alle volte parliamo troppo, ma parliamo spesso e volentieri con il cuore. Il motivo per cui oggi io sono qui è per portare chiaramente i saluti della Camera di Commercio della Venezia Giulia, del suo presidente, vicepresidente e il segretario generale, che mi hanno pregato di rappresentarli qui oggi per testimoniare la nostra vicinanza a Stefano, a Etnos, ma soprattutto, lo dico con rispetto di chi deve mettersi in piedi, al cospetto di tante persone che volontariamente permettono che si realizzi dopo 58 anni ancora un festival del folklore. Non è una cosa scontata in questo mondo, anzi è una cosa che forse dovremmo apprezzare ancora di più, perché il volontariato, l'impegno che questi ragazzi, queste persone, queste signore, questi signori ci mettono costantemente, quotidianamente, non è, ripeto, una cosa da far passare sotto traccia. Quindi un grazie va a loro. Noi facciamo la nostra parte, alle volte è facile la parte del contribuire economicamente, ma lo facciamo sentitamente, Stefano, quest'anno, motivo in più perché c'è il Festival del Folklore in un contesto particolare che è quello della capitale della cultura di Nova Gorica, Gorizia, e quindi c'è una sorta di onda d'urto molto importante che spero, anzi sono certo, porterà ulteriore visibilità, ulteriore platea internazionale al festival, che si onora appunto di un traguardo importante, ma che soprattutto deve guardare a un traguardo ancora più ambizioso, che sono i prossimi 58 anni. Quindi buon lavoro. Grazie. Grazie mille dottor Madrizza. Il prossimo intervento a nome della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia è presente Marco Persig, responsabile della filiale di Gorizia. Un saluto, un buongiorno a tutti. Io sono qua in rappresentanza della Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia e porto i saluti della nostra direzione e del nostro CDA. Allora, noi, come sapete, siamo una banca locale, la nostra direzione è situata nella frazione di Lucinico e quindi quanto mai ci sentiamo onorati nel sostenere iniziative di questo genere che promuovono dei valori molto importanti in questo contesto che stiamo vivendo, la fratellanza, lo scambio di culture diverse e via di seguito. La manifestazione si colloca in un contesto come il Go 2025, quindi ha ancora una valenza maggiore e quindi, ritorno a dire, noi siamo onorati nel sostenere, e lo faremo anche negli anni futuri, manifestazioni di questo genere. Quindi ben vengano queste manifestazioni, un plauso a tutti i volontari che si adoperano, e sappiamo che non è facile mettere in piedi manifestazioni di questo genere, forse qualche volta è facile anche rinunciarvi, ma diciamo il vostro impegno va lodato e noi siamo a fianco a tutti. Grazie. Agli ordini. Buongiorno a tutti innanzitutto. È un'edizione, Stefano, importante. È targata, è un'edizione XL, cominciamo a dirlo.
È targata Go. Non guardare me però, È targata Go 2025, ma che cos'è il folklore? Stefano, io ci pensavo sti giorni, no? Perché ci siamo sentiti per diversi scambi di opinioni, organizzazione, difficoltà da superare, perché quelle non mancano mai. Non credete chi vi fa credere che il mondo è bello, è facile, è semplice. Il mondo è complesso, ma la bravura di tutti quanti noi è proprio nel superare le difficoltà. Perciò il Festival Mondiale del Folklore che cosa rappresenta? Rappresenta l'orgoglio goriziano. Voi, tutti quanti voi, chi vi ha preceduto e chi vi seguirà, sicuramente possiamo vantare un qualcosa, un orgoglio, che è partito proprio da Gorizia tantissimi anni fa, e faccio outing, io non ero nato quando è iniziato il festival, perciò ho questo imprimatum, che io non ero nato, non c'ero, perciò non mi prendo meriti che non ho, nel senso buono del termine. Perciò, oltre a parlare di orgoglio goriziano, secondo me il Festival Mondiale del Folklore si innesta perfettamente con quella che è la capitale europea della cultura, la prima trasfrontaliera, per un semplice motivo. Abbiamo dimostrato due cose. La prima è che si può partire da Gorizia, un posto che può sembrare piccolo e periferico, ma così non è, e si può arrivare sul tetto del mondo. Voi lo avete dimostrato, partendo proprio da Gorizia, tutto il mondo viene a Gorizia nei giorni del festival per dimostrare che cosa? I diversificati bagagli identitari, culturali, storici, che permettono che cosa? Tutti quanti messi assieme di creare delle contaminazioni, perciò delle ricchezze. Questa è l'essenza della nostra capitale, perciò voi, in tempi non sospetti, avete creato quelle condizioni che oggi tocchiamo con mano. Farlo 50 anni fa, sicuramente non era facile come farlo oggi. Ricordo altre due cose, poi mi taccio. La prima, il sindaco l'ha promesso l'anno scorso e abbiamo lavorato e l'abbiamo fatto. Il contributo comunale è stato notevolmente implementato perché, come dicevamo, questa è un'edizione trasfrontaliera più che mai. Già gli anni scorsi c'era, ma quest'anno sarà un folklore ancora più trasfrontaliero. E concludo con una cosa: siamo tutti convinti che è vero, colore, attività, scambi, condivisione, bagagli storico-culturali, identitari, tutto vero, ma ricordiamo un'altra cosa importante, che mai come in questo momento storico questi festival producono e provocano prezioso indotto economico, cioè soldi che rimangono nel nostro territorio in un contesto ancora più grande, che permetteranno perciò di farci conoscere ancora di più da oggi in avanti. Visto che già parliamo di lascito della capitale, questo festival sta crescendo notevolmente, negli ultimi anni lo avete dimostrato e toccandolo con mano. Questa è una di quelle cose che crescerà e ci lascerà un percorso lungo e lungimirante nel post 2025. Grazie. Alla cultura del comune di Gorizia, Fabrizio Retti, non l'ho presentato, ma penso che tutti presenti. Chiudiamo, prima di chiudere, una comunicazione di servizio per gli ospiti che sono intervenuti. Noi vi attendiamo prima al termine della conferenza stampa nel punto camera là dietro per registrare una breve dichiarazione. 5 minuti devo correre da Federico. Benissimo. Velocissimo. Faremo in modo. Chiudiamo la conferenza stampa di presentazione con il presidente dell'associazione Ethnos, che organizza il festival, come è stato detto, e mobilita decine di volontari per questa edizione XXL. Stefano, è consentita la ola! È consentita la ola! Grazie a tutti. Allora, io non me ne vogliano le autorità, gli sponsor, eccetera, però faccio un attimo il contrario. Ringrazio prima veramente chi mi sopporta tutto l'anno, perché per fare queste cose non è sopporta, perché non è facile starmi dietro, quindi Anna Maria, grazie, vicepresidente dell'associazione, ok. E poi grazie a tutti loro che comunque veramente a titolo proprio personale vengono, ci passano le ore con noi, le nottate, le giornate, i pomeriggi sotto il sole, a 40 gradi nelle piazze, a montare palchi, a fare mille cose. Se non ci fossero loro, cioè la conferenza stampa veramente a me piace tanto, perché l'unione di tutti quelli che fanno il festival, ci sono veramente tutta l'associazione, loro, la parte direttiva dell'associazione che mi supporta e sopporta, e poi dopo ci siete chiaramente voi, tutte le autorità, gli sponsor, che sono la parte economica senza la quale andremo avanti, e il supporto delle istituzioni. Quindi veramente al contrario, ma grazie a tutti. Per la prima volta volevo fare un saluto così, un po' diverso. Vi dico qualche cosa sul festival, facendo sia velocemente, perché avete già una cartella stampa voi giornalisti bella piena, completa di tutto, ma anche dicendovi quello che non c'è, che forse sono le cose che magari vi piacciono di più, e anche quello su cui puntiamo. Allora, quest'anno ci saranno, l'hanno detto, 5 giornate, quindi un giorno in più andiamo avanti, quindi il festival si arricchisce, si ingrandisce, si partirà mercoledì
mercoledì per finire a domenica, da mercoledì 27 si va a finire a domenica 31. 27 sarà la prima serata di apertura del festival, avremo proprio quello che si diceva un cenno transfrontaliero, quindi un'apertura transfrontaliera con la prima volta il ballo comune fra il gruppo folcloristico di Gorizia, il Santa Gorizia, e il gruppo folcloristico di Nova Gorizia, quindi Gartrozzo, che si uniranno per unire le due città in un ballo comune di saluto al festival, quindi un'apertura transfrontaliera. Poi avremo gli sbandieratori di cori e avremo i primi gruppi che ci saranno, che compongono Cipro, Ecuador, Kirghizistan nella prima serata. Poi dopo andiamo a giovedì 28, abbiamo i danzerini di Lucinico che aprono la serata, si ritorna un po' alla vecchia configurazione dove non c'era il ballo comune fra tutte le parti locali, ok? Ma ogni gruppo locale avrà la sua serata di rappresentanza. Quindi poi dopo andiamo avanti con i gruppi Armenia, Papua Nuova Guinea, Portogallo, Sardegna. Le cose particolari, ci saranno dei gruppi, per esempio Papua Nuova Guinea, ci teniamo molto a dirlo, è un gruppo di cui molti dei suoi partecipanti non sono ancora usciti dalla loro zona, dal loro habitat, è brutto dirlo così, però non sono ancora usciti internazionalmente, hanno delle particolarità nei costumi che non solo sono belle da vedere, però per noi sono particolarità anche di organizzazione, di logistica. Ci sono dei copricapi che sono alti più di 1 metro, hanno delle piume che per esportarle sono delle piume particolari di animali esotici, che quindi abbiamo dovuto fare dei permessi particolari, e c'è Anna Maria che sta ancora parlando con la parte dei carabinieri che gestisce questo, i visti per tanti gruppi, c'è da considerare tutto il lavoro che c'è dietro. Voi vedete sì quella che Gianluca ha chiamato l'onda d'urto, arrivano più di 300 persone a Gorizia, con le persone che abbiamo... Una battuta. Dimmi. L'eterno problema dei visti. Eterno problema dei visti. Devo ringraziare la foto del sindaco su Piazzale della Transalpina, sul segnale del confine, perché con quello sono riuscito a far capire che Gorizia e Nova Gorizia siamo di casa. Sì, lo dobbiamo fare nelle ambasciate del mondo, per cui è e non solo le ambasciate, ma anche la Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO. Ecco, altre cose, vado avanti con appunto le difficoltà logistiche e organizzative di queste cose che magari uno vede il festival, lo vede in piazza, non capisce, magari non sa il lavoro che c'è dietro, per cui quello che in questi anni abbiamo fatto è far vedere da dietro anche il festival, no? Cosa c'è, come lo porti avanti. Vado avanti con giovedì 28 ci sarà Movartex che apre la serata, scuola di danza di Gorizia. Venerdì 29 avremo comunque un festival al mattino con gli sbandieratori e i giardini pubblici, e poi il gruppo folcloristico locale di Capriva, Michele Grion. Ok, vado avanti con tutti i gruppi folcloristici che balleranno. Nella serata poi di sabato è importante questo, cambia il festival, non c'è più la parata nella giornata di domenica pomeriggio, abbiamo pensato e preferito portarla a sabato sera, alla parata folcloristica, quindi dopo 58 edizioni la portiamo in questa giornata del sabato sera, nella speranza sia di fare qualche cosa di più gradito un po' a tutto il pubblico, sia anche ballerini, perché insomma il tempo cambia, il meteo cambia. Una volta, se vi ricordate, cominciavamo alle 3 dalla stazione dei treni di Gorizia a fine corso, oggi lo facciamo, penso che evaporano i danzerini poveri, per cui abbiamo cominciato a pensare qualche cosa diverso. Partiremo alle 18:30 dal Palazzo della Provincia, anzi l'ammassamento alle 18:30 alla Provincia in Corso Italia, l'ex Palazzo della Provincia in Corso Italia, partenza alle 19 si arriverà in Piazza Vittoria. Quindi una parata completamente diversa da quello che c'era gli altri anni, anche un festival diverso, perché a fine parata balleranno sul palco tutti quanti i gruppi che partecipano al folklore. Vado avanti con domenica il festival ha deciso di prolungare una giornata portando un concerto gratuito a Gorizia, che ci sarà sia un'anteprima iniziale di un gruppo, di un trio irlandese, di musica irlandese, Irish and More, e poi dopo un concerto gospel molto grande di quello che era il FVG Gospel Choir. Avete anche nei giornalisti nella cartella stampa la brochure di indicazione di un gruppo gospel che quindi conta più di 50 elementi sul palco e che normalmente calca teatri molto importanti, e normalmente sono tutti spettacoli chiaramente riservati a pagamento, molto grandi, proprio data la professionalità del gruppo. Quindi un festival completo di tante cose che
e ogni anno ci sono, ma sono state rinnovate. Volevo fare una nota anche sul congresso di tradizioni popolari, che quest'anno per noi è anche molto importante perché lo stiamo facendo crescere. Abbiamo sempre ultimamente la traduzione simultanea che ci accompagnerà in modo da poter far partecipare tutti. Saremo nel palazzo, nella sala consigliare dell'ex palazzo della provincia in corso, e quest'anno il congresso avrà tema matrimoni, tradizioni perdute, conservate e recuperate. Quindi una nota anche sul congresso che ultimamente sta assumendo sempre maggiore importanza, anche perché abbiamo tutti i rappresentanti dei gruppi che vogliono venire a sentirlo, per quello abbiamo sempre più implementato la traduzione simultanea. Penso di aver detto tutto e di non essermi dimenticato niente. Speriamo nel bel tempo. In caso di brutto tempo siamo pronti. Il Comune ci ha concesso il Teatro Verdi per poter fare lo stesso alle nostre serate. Grazie a tutti. Domande? Domande? Se non ci sono domande, ci si allinea per le foto. Obbedisco. Foto. Grazie. Grazie a tutti, grazie a tutti i volontari.